Buondì! Oggi un video che prima o poi qualcuno doveva pur fare. Dove vanno a finire tutte le acque reflue di una casa, di una cascina come la nostra per esempio? Prima di arrivare qui a Cascina Girasole 10 anni fa, ovviamente erano cose delle quali non mi occupavo, come probabilmente quasi nessuno di voi, ovvero dentro una casa si tira l'acqua del water, del WC, si tira l'acqua dei lavandini, si fanno le lavatrici, tutto finisce dentro degli scarichi, va dentro delle fognature, nessuno se ne occupa. Nel nostro caso è decisamente diverso. Ovviamente una casa immersa in un bosco non ha fognature. Oggi vi spieghiamo come facciamo noi con tutti gli scarichi della nostra casa, dove vanno a finire, come regoliamo i flussi, come filtriamo tutte queste acque, come ci impegniamo a non inquinare queste acque, dove vanno a finire e come gestiamo tutta questa situazione. Oggi vi raccontiamo tutto questo. Dunque, dalla casa lì sotto gli scarichi attraversano sottoterra, scendono giù qua, arrivano qui dalle 3 vasche, ce n'è una in questo angolo qua, quella di decantazione acque nere, poi ce n'è una qui, decantazione acque bianche, e le due confluiscono qui nel filtro finale, e dopodiché c'è il ruscellamento dell'acqua fuoriuscita. Allora, avete visto dall'alto in che zona siamo della cascina? Qui praticamente è dove abbiamo il sistema IMOF di filtraggio dell'acqua e depurazione dell'acqua. Qui arrivano separatamente sia acque bianche che acque nere, che poi convogliano in un terzo filtro tutte insieme. Adesso vi facciamo vedere comunque passo passo, perché tanto oggi abbiamo da fare la manutenzione, che facciamo 2 volte l'anno di solito. Di solito ne facciamo una adesso che siamo a fine inverno, inizio primavera, e una di solito a fine estate più o meno. Adesso le apriamo una per volta, le puliamo, vi facciamo vedere ciascuna come è dentro e come funziona, e soprattutto vi facciamo vedere il finale, cioè come esce praticamente l'acqua alla fine di tutto il processo di depurazione e cosa succede insomma nel luogo dove esce l'acqua alla fine. Dunque, questa è la prima vasca di decantazione, ce ne sono 2 separate per acque bianche e acque nere. Questa è quella delle acque nere, adesso la apriamo e ve la faccio vedere. Ok, questa non è una roba super poetica, però c'è da dire diverse cose in merito a questo. Innanzitutto, primo dato fondamentale, non c'è alcun odore. Per 2 motivi principali. Il primo, io e Nina non consumiamo carne. Questa è una cosa abbastanza interessante che nessuno sa, ma se tu sei principalmente erbivoro come alimentazione, diciamo il tuo scarto organico è molto meno maleodorante, se vogliamo. Quindi questo primo dato. Secondo dato, noi utilizziamo dei microorganismi che vanno dentro le fosse, dentro gli scarichi, che regolarmente durante l'anno inseriamo e che servono per far lavorare la fermentazione e la decomposizione di questo materiale. Qui addentro avviene una digestione anaerobica. Cosa succede? Questa vasca si chiama di decantazione perché il materiale solido si deposita sul fondo e la parte liquida viene in alto e va via, prosegue il suo percorso e finisce nel filtro successivo. La parte solida che rimane qui nel tempo si decompone, piano piano si mischia con l'acqua e ovviamente piano piano viene poi portata verso il fondo dell'impianto. Noi in questo caso cosa facciamo? Questa vasca immettiamo dell'acqua pulita dall'esterno, dalle nostre cisterne di raccolta, e misceliamo. Comunque, per essere oltre 6 mesi che questo non viene toccato, è estremamente pulito. Come vedete, la vasca è abbastanza profonda, sul fondo c'è il materiale più solido che è in decomposizione con l'aiuto anche dei microorganismi. Dall'altra parte si separa l'acqua e la parte liquida.
Una cosa molto importante è che ogni cosa viene gettata nello scarico del water finisce qua dentro, quindi assolutamente vietato buttare qualunque cosa che non sia un po' di carta. Questa è un'altra cosa che probabilmente viene ignorata da tanti, e magari nelle proprie case o negli alberghi o dove ci si trova dentro il water si butta qualsiasi tipo di schifezza. Considerate che quella roba andrà a finire in una fognatura e se non verrà fermata da dei filtri finisce direttamente in un fiume e poi in mare. Questa operazione aiuta a smuovere tutto il materiale che c'è in modo che non si formino croste, che non si formino tappi, in modo che il ciclo di questo materiale possa procedere senza intoppi, così che non ti esploda un giorno o l'altro dentro casa, gli scarichi non ti esplodano. Allora adesso apriamo la seconda vasca, che è questa qui. Qui arrivano le acque bianche, quindi l'acqua della doccia, di tutti i lavandini e l'acqua della lavatrice. Qui c'è un discorso interessante da fare, che è questo: spessissimo si parla di risparmiare acqua, quindi usarne poca, no? Però si parla invece molto poco di l'acqua che si usa non inquinarla, e per non inquinarla si intende non buttarci dentro sostanze che sono tossiche per l'ambiente, per gli esseri viventi. Noi facciamo moltissima attenzione ai detergenti che usiamo, per esempio per la lavatrice, ma in generale in cucina non usiamo praticamente niente di chimico. Usiamo quasi solo detersivi fatti in casa da noi. E per la doccia, per lavarci, noi usiamo solo ed esclusivamente sapone di Marsiglia e sapone di Aleppo e basta. Le acque bianche ovviamente portano con sé la schiuma di tutti i lavaggi, quindi la cosa che si vede in superficie è tutta schiuma, il residuo comunque della schiuma dei lavaggi, e poi di solito qui dentro c'è anche un po' di deposito calcareo. Adesso noi buttiamo acqua pulita anche qui, come abbiamo fatto nell'altra. Qui noi facciamo questo lavoro di pulizia perché, come si può vedere, si vede il tubo praticamente che arriva con gli scarichi della casa, che rischia di otturarsi con il deposito superficiale, quindi noi adesso puliamo. Io ovviamente ho scoperto questa cosa venendo qua, perché finché ho vissuto in città non avevo idea che ci si dovesse occupare anche di questa roba. E però poi è stato interessante, perché una volta visto cosa succede concretamente, no? Con gli scarichi, mi sono immaginata tutti gli scarichi tipo del palazzo dove abitavo a Torino, in cui ci saranno stati 50 appartamenti. Voi immaginate che cosa c'è sotto una città, cioè una cosa inimmaginabile. Quindi diciamo che fare questo tipo di lavoro aiuta a prendere consapevolezza anche dello scarto che si produce, e sicuramente si diventa anche molto più consapevoli di quello che si fa. Questo è il terzo filtro, la terza vasca IMOF, si chiama vasca di percolazione. Qui confluiscono entrambe le vasche, sia quella di acque bianche che di acque nere, e si filtrano una terza volta. Questa è una cosa molto particolare, può avvenire sia con materiale naturale tipo sabbia, ghiaia, ghiaione, oppure in questo caso è una vasca un po' più moderna. Dentro ci sono decine e decine di questi filtri, diciamo, che galleggiano nella vasca e trattengono tutto ciò che ancora deve, diciamo, rimanere al suo interno, così che possa uscire soltanto acqua. Andiamo anche qui a inserire acqua pulita e a dare una bella miscelata a tutti questi filtri. Comunque la cosa veramente assurda, vi garantisco, nessun odore. Adesso facciamo un po' ballare tutti questi filtri in modo che non ci sia niente di solido, che possa provocare dei
problemi all'impianto, ma anche questa vasca veramente molto pulita, viene ancora ulteriormente filtrato prima di andare a perdersi. Adesso andiamo poi a vedere l'ultima parte dell'impianto. Sì, come diceva Nina, anch'io ovviamente quando sono arrivato qua 10 anni fa la casa era senza nessun tipo di scarico, perché una volta si andava in bagno nella stalla e allora io ho dovuto reimpostare gli scarichi della casa, e quando è stato il momento di dire ok, ma dov'è che butta tutta questa roba, allora ho dovuto informarmi, cercare il sistema migliore per la mia situazione. Ho scelto queste 3 vasche IMOF e da lì ho capito tutto ciò che richiedeva il poter rilasciare di nuovo nell'ecosistema un'acqua che però non fosse radioattiva. Quindi da lì la scelta di utilizzare tutti i prodotti tendenzialmente naturali, da lì la scelta di fare le manutenzioni regolari a cadenza regolare per avere un'acqua organica che esce da questo filtraggio e che io ho la conferma oggi essere 100% ecosostenibile, diciamo, e ve lo dimostro. Noi abbiamo deciso che tutte le acque che escono dall'impianto di depurazione le facciamo ruscellare. Da questo scarico escono le acque organiche che ruscellano praticamente per tutto questo tratto fino ad arrivare a questo punto dove c'è un piccolo laghetto naturale. Diciamo che le 2 conferme che abbiamo che il nostro impianto di depurazione funziona molto bene e che l'acqua organica alla fine è pulita sono che la prima, che abbiamo piantato questo salice qui, Leo ha piantato questo salice qui diversi anni fa e questa è la sua dimensione, e adesso vi faccio vedere i salici che sono stati piantati insieme con questo come sono. Questo qui è un altro salice a 5 metri di distanza dall'altro ed è grosso la metà, quindi diciamo che questo è un primo dato. Come si può vedere è gigante e tra l'altro cresce a vista d'occhio, cioè questo ogni anno cresce tantissimo. Il secondo dato è che in questo piccolo laghetto qui e anche proprio nel ruscello stesso, perché qui comunque siamo nel recinto dove vivono le anatre passano tutto il loro tempo a fare quello che le vedete fare adesso. Questa piccola pozza ovviamente d'estate si asciuga, ma dopo tutto l'inverno, anche delle piogge e le nevicate, lei rimane con acqua dentro. Le anatre, nonostante abbiano il loro laghetto, il loro lago, vengono regolarmente quasi ogni giorno anche a farsi il bagno in questa pozza, mangiano piccoli insetti, microrganismi, loro si nutrono continuamente anche di diciamo vita che viene generata da quest'acqua organica. Non c'è alcun residuo che esce da queste 3 vasche di materiale tossico che possa danneggiare qualche essere vivente. Qui cresce, da adesso andare avanti crescerà una vegetazione incredibile, piante di ogni genere, malva, fiori, oltre che le anatre ci sguazzano dentro tutto il giorno, cioè dimostrazione che quest'acqua che esce da questo filtraggio è veramente sana. Per certi versi si può dire che il nostro scarto organico non è molto diverso da quello che si produce dalla stalla, quindi si produce un materiale che è super nutriente, super ricco, che se finisce nell'ambiente non può che apportare benefici, diciamo. Però chiaramente questo accade, cioè si ottiene questo risultato se ci si occupa in maniera accurata di usare bene l'acqua. Noi non vogliamo assolutamente demonizzare i disinfettanti o certi prodotti magari che si usano per la pulizia, però semplicemente dire che magari vanno usati con un po' di cautela, insomma, non vuotarne dei litri dentro ai water o che ne so io. Per esempio, non so, io ho conosciuto donne che gettavano decine di assorbenti dentro al water. Questo cioè, è assolutamente non concepibile, cioè quella roba in una fossa rimarrà lì in eterno.
quindi questo sarebbe meglio non farlo, diciamo. La cosa più importante che impariamo noi avendo da gestire il nostro rifiuto organico è che non c'è niente che sparisce, cioè tutto lo scarto che si produce finisce da qualche parte, no? Di solito uno se lo dimentica perché non lo vede. Imparare a gestirlo è importante, soprattutto se ce l'hai poi sempre sotto gli occhi. Ok, un ottimo lavoro anche per questa primavera. La manutenzione è stata fatta, ne faremo un'altra prima del prossimo inverno e così facendo non abbiamo in 10 anni mai avuto problemi agli scarichi. Due cose ci tengo ancora a dire. La prima sono i microrganismi, ce ne sono di tantissimi tipi, sono degli starter da inserire all'interno e anche ogni tanto magari aggiungerne, perché questi agevolano tantissimo lo smaltimento della materia organica. Tanto abbiamo in mente di fare un video a breve proprio su come noi gestiamo le pulizie della cascina, e così che vi faremo vedere anche come utilizziamo sia i prodotti per la pulizia e sia i microorganismi, sia per le fosse sia all'interno di casa. Ultima cosa, abbiamo notato per esempio noi facendo il formaggio abbiamo a volte da sciacquare, da lavare materiali che utilizziamo per la lavorazione del formaggio che contengono siero di latte, e quello è per esempio un inoculo di microrganismi eccezionale, ma veramente eccezionale per il compostaggio sia aerobico che anaerobico. Da quando utilizziamo siero all'interno delle fosse la condizione di questo smaltimento è migliorata, ma all'ennesima potenza. Bon, questo penso che è un po' tutto quello che potevamo raccontarvi in merito al nostro sistema di smaltimento acque reflue. Vi salutiamo. Arvazze.